Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio, anzi più che oggi, ho incominciato a realizzare questa campana di vetro che state vedendo qui davanti a me e in questo piccolo video voglio farvi vedere come ho iniziato a fare la colorazione della pavimentazione. È un video un po' particolare nel senso che in questo tutorial, diciamo, vi farò vedere appunto la pavimentazione. Successivamente, magari in questi giorni o comunque nella prossima settimana, vi farò vedere anche come terminare la pavimentazione per quanto riguarda la, diciamo, la chiusura delle fughe tra la piastrella e l'altra. Successivamente faremo un altro tutorial sulla vegetazione che amplierò su questa campana e poi vi farò vedere il risultato finale. Quindi ricapitolando, è un tutorial diciamo di 2-3 puntate, una cosa breve, non troppo complicata, dove appunto si possono vedere questi vari passaggi. Quindi andiamo a vedere la colorazione della pavimentazione. Come potete vedere sono qui in questa fase di realizzazione della mia campana di vetro, devo praticamente colorare la pavimentazione. Questa pavimentazione è stata fatta appunto a forma esagonale, giusto per richiamare diciamo la pavimentazione antica di una volta. Adesso andremo a fare una colorazione con dei colori acrilici di una tonalità diciamo sul cotto, quasi color arancione mattone. Adesso penso che nella colorazione qua, nella luce, si veda un pochettino un po' più scuro di quello che in realtà è. Quindi andremo a fare prima una mano omogenea di questo colore diciamo di fondo e dopo andremo a schiarire leggermente questa colorazione. Per ottenere questo colore ho utilizzato del giallo ocra, del rosso e del marrone normale. Andiamo a darlo bello corposo, qua non c'è bisogno di darlo diluito il colore. Dopo, una volta che avremo finito la colorazione, andremo a riempire questi spazi delle piastrelle con una malta apposta che vi farò vedere, non so se riesco stasera, comunque vi farò vedere magari successivamente. Copriamo tutto nel caso che dopo, quando andremo a riempire le fughe, ci sia il rischio che si vede qualche piastrella scoperta, allora conviene colorarla tutta, giusto per essere sicuri. Dopo andremo tranquillamente a coprire appunto con quella malta per riempire le fughe. Cominciamo a farlo diventare un pochettino più sul rossiccio, che chiaramente questo lavoro andrebbe fatto facendo aspettare che il colore sotto sia ben asciutto. Adesso era giusto per farvi vedere un pochettino la colorazione, e quindi si potrebbe vedere delle piccole zone un pochettino più marcate. Andiamo leggermente a scurire con del marrone con il pennello praticamente scarico. Adesso stiamo utilizzando del giallo ocra per continuare a schiarire un po' il colore che abbiamo dato sotto. Facendo questa lavorazione che sto facendo io adesso, vedi, sto dando praticamente su questa piastrella leggermente più colore su questo angolo, ma dopo col pennello asciutto, cioè col pennello scarico, andiamo a tamponare in modo che questo colore che stiamo dando in questo momento vada a
ad amalgamarsi col colore praticamente che abbiamo dato sotto, in modo da non far vedere lo stacco di colore. Adesso ci siamo veramente quasi alla colorazione che stavamo appunto cercando di ottenere. Qui lo facciamo leggermente più scuro con la parte che va verso questa parte qua, perché qua c'è la luce e quindi lei andrà a schiarirsi notevolmente. Vedete come faccio? Io do prima dei colpetti qua per scaricarmi il pennello, poi una volta che scarico vado a tamponare appena appena, in modo che il colore, come dicevo, si amalgama a quello sotto. Adesso facciamo un primo piano se si vede un po' meglio. Dopo qua sono due le cose, appunto, o andremo a fissare il colore, successivamente andiamo a riempire le fughe. Questo ci permette di non variare la colorazione della piastrella. Se invece noi non andremo a fissare la colorazione con un fissativo, con un pramo o qualcosa del genere, ma andremo subito con quella malta cementizia o fugante o quello che volete, andremo notevolmente a cambiare la tonalità del colore, rendendola un pochettino più opaca, e a seconda del colore che vogliamo utilizzare richiamerà sicuramente il colore appunto del fugante o del cemento che mettiamo dentro. Adesso proviamo un attimo il pennello, andiamo con un po' di bianco, ma poca roba. Mi raccomando, sempre col pennello molto scarico. Mi raccomando, quando fate queste... Scusate, non si è visto. Andiamolo a fare col pennello veramente scarico. Poi comunque il colore deve essere, diciamo, abbastanza da rendere la piastrella vissuta, rovinata. Quindi prima sì, ho detto, è vero che il colore deve essere amalgamato uno con l'altro per non far vedere, diciamo, lo stacco di colore, non tanto le variazioni. Però se si noterà appunto delle piastrelle con un po' di nero su una parte e un po' di più bianco, più chiaro dall'altra, secondo me è meglio, in modo appunto che possa far capire a chi guarda il presepe che comunque è ambientato molto molto tempo fa. Poi se vogliamo appunto dopo vediamo, quando dopo che andiamo a mettere anche le statuine e tutto, la colorazione, vedere se magari in qualche punto fare anche qualche zona di verde, appunto per simulare, diciamo, l'umidità, tipo magari qua nell'angolino dove sono le colonne, lì insomma ci sta molto bene. Ricordiamoci sempre che il verde è un colore molto coprente, molto pesante, quindi va usato veramente con parsimonia, cioè proprio bisogna fare attenzione.
spero che vi piaccia. Diciamo che questa campana di vetro sta andando un po' a rilento perché ultimamente sono abbastanza impegnato con altre lavorazioni che mi sono state commissionate, quindi quando ho 5 minuti vado avanti con questa. Con un pizzico di nero. Vedete? Molto bello. Andiamo a fare ancora un po' di nero qua, soprattutto negli angoli. Poi non troppo perché abbiamo detto che qui sarà la parte un pochettino più chiara. Questi mattoni qua in basso. Spero appunto che vi sia piaciuto. Non riesco a inquadrarmi perché sono un attimino indaffarato. Eccolo qua, questo è il risultato. Spero vi piaccia. Bene, grazie a tutti, spero di continuare domani, nel caso seguitemi così vedete la continuazione di questa campana di vetro. Eccoci, siamo arrivati alla fine di questo piccolo mini tutorial. Vi ricordo che se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi al mio canale. Cosa molto importante, cliccate sulla campanella, almeno sarete sempre informati quando pubblicherò un video. Mettete un bel mi piace se ovviamente il video vi è piaciuto. Vi inserisco sempre nella descrizione tutti i materiali che utilizzo io per realizzare i presepi e alcuni link dove potete trovare gli accessori appunto dove acquistare questi oggetti. Grazie e al prossimo video tutorial.